Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Campix Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 16 marzo 2022. Cos'ha Campix? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Campix durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Campix? Campix ha un farmaco a base del principio attivo vareniclina tartrato, appartenente alla categoria degli disassuefanti e nello specifico farmaci usati nella dipendenza da nicotina. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Campix può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe MA, concessionario Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: vareniclina tartrato. Gruppo terapeutico: disassuefanti. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Campix ha indicato per la cessazione dell'abitudine al fumo negli adulti. Posologia: la dose raccomandata di vareniclina a 1 mg 2 volte al giorno dopo una settimana di aumenti della dose effettuati secondo il seguente schema: giorni 1 a 3, 0,5 mg una volta al giorno. Giorni 4 a 7, 0,5 mg 2 volte al giorno. Giorno 8 a euro. Fine del trattamento: 1 mg 2 volte al giorno. Il paziente deve stabilire una data per smettere di fumare. Il trattamento con Campix deve iniziare generalmente 1-2 settimane prima di questa data, vedere paragrafo 5.1. I pazienti devono essere trattati con Campix per 12 settimane. Per i pazienti che hanno smesso di fumare con successo alla fine della 12ª settimana, si può prendere in considerazione un ulteriore ciclo di trattamento di 12 settimane con Campix alla dose di 1 mg 2 volte al giorno per il mantenimento dell'astinenza, vedere paragrafo 5.1. Per i pazienti che non sono in grado o non sono disposti a smettere di fumare repentinamente, si deve prendere in considerazione un approccio graduale alla cessazione dell'abitudine al fumo. I pazienti devono ridurre l'abitudine al fumo durante le prime 12 settimane di trattamento e smettere entro la fine di questo periodo. I pazienti devono continuare ad assumere Campix per ulteriori 12 settimane per un totale di 24 settimane di trattamento, vedere paragrafo 5.1. I pazienti che sono motivati, ma che non sono riusciti a smettere di fumare durante la precedente terapia con Campix, o che hanno ripreso a fumare dopo il trattamento, possono trarre beneficio da un altro tentativo di cessazione con Campix, vedere paragrafo 5.1. Nei pazienti che non tollerano le reazioni avverse di Campix la dose può essere ridotta temporaneamente o in modo permanente a 0,5 mg 2 volte al giorno. Nel corso della terapia per la cessazione dell'abitudine al fumo, il rischio di ricaduta è alto nel periodo immediatamente successivo alla fine del trattamento. Nei pazienti ad alto rischio di ricaduta, si può prendere in considerazione una riduzione graduale della dose, vedere paragrafo 4.4. Anziani. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. Poiché ha copyright una riduzione della funzionalità renale al più probabile nei pazienti anziani, il medico prescrittore deve prendere in considerazione le condizioni renali dei pazienti anziani. Compromissione renale. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale da lieve, clearance della creatinina 50 ml/min a 0,80 ml/min, a moderata, clearance della creatinina a 0,30 ml/min a 0,50 ml/min. Nei pazienti con compromissione renale moderata che presentano reazioni avverse non tollerate la dose può essere ridotta a 1 mg una volta al giorno. Nei pazienti con compromissione renale severa, clearance della creatinina 30 ml/min, la dose raccomandata di Campix è di 1 mg una volta al giorno. La somministrazione deve iniziare alla dose di 0,5 mg una volta al giorno per i primi 3 giorni, per poi essere aumentata ad 1 mg una volta al giorno. A causa dell'esperienza clinica insufficiente con Campix in pazienti che si trovano nella fase terminale della malattia renale, il trattamento non è raccomandato in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2.
Popolazione pediatrica. Non ha raccomandato l'uso di Campix nei pazienti pediatrici, poiché a copyright la sua efficacia in questa popolazione non è stata dimostrata. Vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Modo di somministrazione. Campix è per uso orale e le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Campix può essere assunto a stomaco pieno o vuoto. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetto della cessazione dell'abitudine al fumo. Le modificazioni fisiologiche che derivano dalla cessazione dell'abitudine al fumo, con o senza trattamento con Campix, possono alterare la farmacocinetica o la farmacodinamica vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sulla base delle caratteristiche di vareniclina e dell'esperienza clinica ad oggi disponibile, Campix non presenta interazioni clinicamente significative con altri medicinali. Non ha raccomandato un aggiustamento del dosaggio di Campix, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Campix durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Campix durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Un moderato numero di dati sulle donne in gravidanza ha dimostrato che vareniclina non causa malformazioni o tossicità fetale/neonatale, vedere paragrafo 5.1. Gli studi sugli animali hanno mostrato vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Campix può alterare in modo trascurabile o lieve la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Campix può causare capogiri, sonnolenza e perdita di coscienza transitoria, e pertanto può alterare la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Si consiglia ai pazienti di non guidare, utilizzare macchinari complessi o intraprendere attività potenzialmente pericolose fino a quando non sia noto se questo medicinale altera la capacità di svolgere queste attività. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La cessazione dell'abitudine al fumo con o senza trattamento è associata a diversi sintomi. Ad esempio, in pazienti che cercano di smettere di fumare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio negli studi clinici condotti nella fase che ha preceduto la commercializzazione. In caso di sovradosaggio, si devono avviare le necessarie misure standard di supporto. A zero è stato dimostrato che la vareniclina è dializzabile in pazienti che si trovano nella fase terminale della malattia renale, vedere paragrafo 5.2. Tuttavia, non vi è esperienza con la dialisi a seguito di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci del sistema nervoso. Farmaci usati nei disturbi da dipendenza. Farmaci usati nella dipendenza da nicotina, codice ATC. No7BA03. Meccanismo d'azione. Vareniclina si lega con elevata affinità. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le concentrazioni plasmatiche massime di vareniclina vengono raggiunte generalmente entro 3-4 ore dalla somministrazione orale. A seguito di somministrazione orale di dosi multiple in volontari sani, le condizioni state, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, fertilità e sviluppo embriofetale. Nei ratti maschi trattati, elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Compresse da 0,5 mg e da 1 mg. Cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, sodio crosscarmelloso, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Compresse da 0,5. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.